Ok, adesso parliamo dei preset. A differenza del modello precedente, nell'LMC1, in questo diciamo, modello che ho fatto io, eh, abbiamo non più 6 preset, ma ne abbiamo 60. Abbiamo ampliato di molto la possibilità di memorizzazione dei preset. Vediamo subito come funziona per selezionare un preset. Se noi premiamo preset 1, non abbiamo selezionato niente per il momento. Infatti si accendono tutti i pulsanti del tastierino numerico, cioè si accendono tutti i LED da 0 a 9, che stanno a indicare il secondo numero da inserire. Cioè noi, pigiando preset 1, abbiamo, diciamo, selezionato la decina, cioè 1. Poi se andiamo a premere uno dei 10 pulsanti, selezioniamo l'unità. Per esempio, se premiamo preset 1 e organ che corrisponde al 7, andiamo a selezionare il preset 17. Finché non pigiamo il numero del tastierino numerico, il preset non è selezionato. Se infatti noi ripigiamo preset 1, si rispengono tutti i pulsanti ed è come se non avessimo fatto niente, cioè come se volessimo tornare indietro. Quindi per selezionare il preset 17 dobbiamo premere preset 1, si accendono tutti i LED del tastierino numerico, pigio il 7. Nel momento che prigio il 7 viene richiamata la configurazione del pannello che è stata memorizzata nel preset 17. Chiaro fino a qui? Quindi noi quante possibilità abbiamo? Preset 1 abbiamo 10 pulsanti, preset 2 abbiamo 10 pulsanti, preset 3 10 pulsanti, quindi sono 6 per 10 e abbiamo appunto 60. Allora diciamo che il primo preset è il preset 10, preset 1, 0. Se io faccio preset 1, 0, richiamo il primo preset, che è quello che viene richiamato all'accensione dello strumento. Quindi quello che memorizza sul preset 1, 0, cioè preset 10, viene al momento dell'accensione dello strumento viene richiamato questo. Poi io posso richiamare l'ultimo preset che è il preset 69. Ovviamente preset 69 non indica che ci sono 69 preset, perché come abbiamo detto ogni tasto ha 10 unità, quindi sono 6 per 10, 60, cioè il preset 69 è l'ultimo preset, ma perché non comincia da 1, cominciamo da 10. Quindi il concetto è quello, no? Quindi l'ultimo preset è il preset 6, 9, pigiando preset 6 e quindi abbiamo 60 preset memorizzati. Allora, che cosa memorizza il preset? Il preset memorizza tutta la configurazione che abbiamo fatto per ogni sezione, cioè quindi memorizza qual è la sezione attiva in quel momento, possono essere tutte, cioè mettiamo che sul preset 10, 1, 0, io memorizzo che il suono scelto è accordion 2, di questa famiglia di accordi viene selezionato il suono numero 3, infatti se vado a pigiare F3 mi si accende il program change e qua sul display leggo 3, quindi quindi mi richiama la famiglia, il suono all'interno della famiglia selezionato, l'ottava all'interno della famiglia selezionato, il volume per quella famiglia selezionato e se c'è la dinamica o no. Questo è memorizzato nel preset. La stessa cosa viene sempre nello stesso preset, vengono memorizzati questi stessi parametri che ho detto per la sezione di bassi e per la sezione di accordi e per la sezione di treble A e treble B. Quindi questi sono tutti i parametri memorizzati nei 60 preset, okay? Che vengono richiamati semplicemente con la pressione di due pulsanti, decina e unità.
preset 3-1, richiamo il preset 3-1, diciamo 31, ma non è il 31esimo, ma è il preset 3-1, 31. A questo preset 31 corrisponderà una certa configurazione della sezione dei bassi in suoni, famiglia, ottava, volume e dinamica, una certa configurazione della sezione degli accordi, famiglia, suono, ottava, volume e dinamica, una certa configurazione della famiglia del treble A, sempre suono, famiglia, suono, ottava e volume e dinamica. E poi una certa configurazione della famiglia B. In pratica il preset fa la fotografia del pannello nel momento in cui andiamo a selezionare. Ecco, come facciamo per salvare un nuovo preset? Allora operiamo in questo modo. Allora, la memorizzazione nel mio sistema è molto più semplice di quella vecchia. Allora, prima di tutto noi dobbiamo fare la nostra regolazione che vogliamo memorizzare. Quindi andiamo a scegliere la famiglia nella sezione dei bassi, andiamo a scegliere quale suono in quella famiglia tramite il LED PC Program Change, quale suono della famiglia vogliamo che sia attivo, scegliamo il livello del valore, il volume di quella famiglia, andiamo a scegliere poi l'ottava, sempre premendo F3, accendendo il LED ottava e agendo su più o meno, e eventualmente se vogliamo la dinamica o no, scegliamo con il pulsante DIN. Ecco, e quindi noi ci regoliamo la sezione di bassi. Poi ci regoliamo nello stesso modo la sezione di accordi, la sezione di treble, se vogliamo un suono solo o due sommati insieme, quindi con lo stesso criterio che avevamo detto prima, ci regoliamo qui. Proviamo a suonare. Se questa combinazione ci piace, ok, possiamo salvarla. Attenzione, noi possiamo però nel preset memorizzare anche le altre combinazioni, cioè voglio dire questo. Supponiamo che noi vogliamo che al richiamo del preset venga attivato il tasto 1, la famiglia accordion 1, con il suono interno numero 3, ok? Però magari durante il brano noi vorremmo, premendo il tasto accordion 2, attivare il suono 4, per esempio, dell'accordion 2, in modo che durante il brano io posso cambiare tra il basso, tra un suono che sta qui e un suono che sta qua. Quindi io la regolazione della sezione di bassi che vado a memorizzare nel preset la devo fare, se mi interessa ovviamente, la posso fare per ogni famiglia. Cioè io vado a regolare la famiglia dell'accordion 1 in volume, suono interno, ottava e dinamica, poi lo faccio per l'accordion 2, bassi, piano. Questo se mi torna utile perché magari durante il brano io posso passare da un suono all'altro, da un volume ad altro con una certa ottava. Ecco, quando io vado a salvare questa configurazione nel preset, non salvo soltanto la famiglia attiva in quel momento, questo è importante, non salvo soltanto la famiglia attiva in quel momento, salvo tutte le famiglie di ogni sezione nel preset. Quindi se vado a salvare la configurazione, io salvo non solo quella accesa, ma salvo anche tutte quelle spente con i relativi suoni selezionati precedentemente all'interno di ogni famiglia e con i relativi volumi selezionati all'interno di ogni famiglia. Quindi mi posso preparare un preset in modo che saltando da una famiglia all'altra ottengo dei suoni che mi interessano durante l'esecuzione di quel brano, e questo avviene per tutte le sezioni. Questo è molto importante, questa è una differenza che non era presente nello strumento precedente, cioè nel preset, ripeto, vengono memorizzate non solo le famiglie attive in quel momento con i loro suoni interni, con l'ottava, col volume, con la dinamica, ma tutte le famiglie, anche quelle spente. Di ogni famiglia viene memorizzato il suono selezionato, il volume, l'ottava e se c'è la dinamica o no. Quindi nel preset vengono memorizzate tutte le famiglie dei bassi, tutte le famiglie di accordi, le 8 famiglie dei treble, le 8 famiglie del treble B, treble A e treble B. Questo viene memorizzato tutto nel preset
e di questi ce ne abbiamo 60 possibilità, quindi abbiamo una flessibilità molto superiore rispetto al sistema precedente. Io posso usare più preset all'interno di un brano se voglio, ma con questo stratagemma che ho appena detto, io con un preset posso utilizzarlo per un brano solo, perché poi all'interno di quel brano vado magari a cambiare suono utilizzando i tasti diretti del treble A, del treble B o degli accordi o dei bassi, senza andare a selezionare di nuovo un altro preset. Quindi potrebbe essere un stratagemma, diciamo preset 1, brano 1, cioè preset 10, scusate, preset 10, brano 1, preset 11, brano 2, preset 12, brano 2, ma all'interno del brano 1 io posso passare magari il preset 10 attivo appena schiaccio preset 10 mi si attiva la funzione accordion, la famiglia accordion, con all'interno il suono numero 4 ad esempio, però durante il brano vado a schiacciare master e master io avrò memorizzato nella famiglia master il suono 5, quindi mi viene richiamato il suono 5 della famiglia master al livello che avevo memorizzato, all'ottava che avevo memorizzato e se c'era presente o no la dinamica al mantice. E quindi io durante il pezzo posso, e tutte queste impostazioni vengono memorizzate per ogni preset. Quindi se sono riuscito a spiegare bene, le potenzialità di questo sistema sono molto superiori rispetto a quello precedente. Allora, come si fa per memorizzare un preset? È semplicissimo. Quindi una volta selezionate tutte le famiglie e per ogni famiglia il suono che io voglio, e per ogni famiglia il volume che io voglio, per ogni famiglia l'ottava che io voglio, se c'è la dinamica o no, insomma faccio la predisposizione della mia fisarmonica per eseguire quel determinato brano con tutti i vari passaggi e i vari cambi di timbro che possono essere necessari in quel brano. Una volta che ho fatto questa predisposizione, la vado a salvare sul mio preset. Come faccio? Semplicissimo. Pigio il tasto Save, il LED relativo al tasto Save comincia a lampeggiare, premo la decina dei preset, diciamo il preset, mettiamo che voglio memorizzarlo sul 48, quindi premo il tasto PR4, preset 4, che a sua volta comincia a lampeggiare, quindi lampeggiano questi due LED, e mi si accendono tutti i tasti del tastierino numerico. A questo punto dove lo voglio memorizzare? Sul tasto 8, pigio 8 e questa configurazione che era presente nel momento precedente in cui vado a fare save, quindi la configurazione della fisarmonica in quel momento, che ripeto, tutte le famiglie, tutti i suoni, tutti i volumi, vengono memorizzati nel preset 48. A questo punto si spegne sia il LED del save, si spegne il LED del preset e la fisarmonica torna nella configurazione. A questo punto, se voglio richiamare il preset 48, basta che pigio tasto preset 4, 8 e richiamo quella configurazione appena memorizzata. Se mi sono sbagliato, volessi tornare indietro, non faccio altro che ripremere il tasto save. Se premo il tasto save smette di lampeggiare, quindi esco dalla funzione save. Se avevo già pigiato il tasto 4 e lampeggia, ripigio il tasto 4 e save, torno indietro e quindi non vado a memorizzare niente. Ok, quindi questa diciamo è come memorizzare i 60 preset. Altre cose. Ok, c'è da dire questo. Se io per esempio seleziono il preset 21, quindi premo il preset 2 e il pulsante 1, il display mi indica P21, cioè mi indica che ho selezionato il preset 21. Se adesso vado a modificare per esempio il livello, il preset 21 nel mio caso qui è attiva solo la sezione del treble B su guitar, quindi questa è attiva. Se io vado per esempio a cambiare il volume, quindi attiva solo questa, vado a pigiare questo pulsante qui, valore più, il livello viene aumentato, lo porto per esempio a 70,
72. Il livello non è lineare, nel senso che ogni pressione mi aumenta di 3, quindi fa via dicendo, va da 0 a 100 ma con scatti di 3. Se pigio L3, qui mi visualizza L3 per una decina di secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondi circa. Dopodiché il display torna a indicarmi qual è il preset che ho selezionato in precedenza, però invece della P qui avrò A perché è stato alterato, è stato modificato, appunto perché è stato modificato il valore del volume della guitar, quindi mi indica A, però mi indica che io sono sul preset 21. Quindi se voglio richiamare il preset non faccio altro che leggere sul display 21, richiamo il 21 e a questo punto il livello del volume assegnato al suono della guitar, della famiglia guitar, viene ricaricato dalla memoria e quindi è quello memorizzato nel preset.